Ciao publisher, benvenuto o bentornato sul mio canale. Oggi parliamo di una funzionalità di AdSense che può aiutarti ad aumentare le tue entrate, l'offer wall. Insieme scopriremo come funziona, quando conviene utilizzarlo e quando invece conviene addirittura evitarlo. Per chi non mi conoscesse, io sono Danilo, sono un webmaster e un esperto di Google AdSense. E se è la prima volta che passi da questo canale, iscriviti per non perderti altri contenuti sul mondo di AdSense e dei siti web. Se non avessi visto il mio precedente video, che ti linko qui sopra, l'offer wall è una funzionalità di AdSense molto recente e permette ai publisher di monetizzare gli utenti fidelizzati mantenendo i contenuti gratuiti. Funziona così: interrompe la normale navigazione dell'utente mostrando un pop-up che richiede di completare un'azione, ad esempio visualizzare un breve annuncio. Dopodiché l'utente potrà continuare a navigare senza interruzioni per un periodo di tempo prestabilito. Ma facciamo un esempio pratico. Puoi ad esempio decidere che dopo che un utente visualizza 5 pagine all'interno del tuo sito verrà mostrato un pop-up, appunto l'offer wall, che gli chiederà di completare un'azione. Generalmente viene richiesto di visualizzare un annuncio dai 5 ai 10 secondi, dopodiché permetterai ad esempio al tuo utente di continuare a navigare senza interruzioni per 7 giorni. Ovviamente sia il numero di pagine che il periodo è personalizzabilissimo, puoi decidere di impostare quante pagine vuoi e il periodo, oltre a poterlo impostare in ore, giorni o settimane, puoi anche decidere di impostarlo in numero di pagine visualizzate. Quindi non ci sarà più un periodo di tempo nel quale l'utente non visualizza l'offer wall, ma un numero di pagine che farà scattare nuovamente questa funzionalità. Quando ho registrato il precedente video, questa funzionalità era stata da poco rilasciata e io ho avuto la possibilità di provarla in anteprima perché a un mio cliente era stata attivata, se non ricordo male, a febbraio dell'anno scorso e avevo già iniziato a metterci un po' mano e avevo prodotto appunto questo video in cui ti spiegavo cos'era e come attivarla. Ora però che ho potuto anche attivarla sui miei siti, ho un po' più di dati per poterne parlare con cognizione di causa. In particolare quello di cui voglio parlare è quando conviene utilizzare questa nuova funzionalità e quando conviene evitarla. La prima cosa da sapere, quella fondamentale, è conoscere i propri utenti. Ovviamente non parlo di conoscere personalmente i propri utenti, sarebbe impossibile, ma è bene conoscere le abitudini degli utenti sul proprio sito. Se hai dei sistemi di monitoraggio del traffico come ad esempio Google Analytics, due valori molto importanti da tenere sotto controllo prima di valutare l'inserimento oppure no di questa nuova funzionalità sono il numero di pagine per sessione e la percentuale di utenti di ritorno. Perché sono importanti questi due valori? Beh, perché essendo una funzionalità basata sul numero di pagine viste, se questi numeri non giocano a tuo favore, ecco che allora non solo non sarà conveniente inserire l'offer wall, ma in certi casi potrebbe addirittura essere un repellente, passatemi il termine, per i tuoi utenti. Ma entriamo nel dettaglio. Se ad esempio i tuoi utenti visualizzano meno di 3 pagine per ogni sessione, ecco che già potrebbe non essere così vantaggioso attivare l'offer wall. Se in più questi utenti sono utenti che non ritornano sul tuo sito se non dopo un lungo periodo e magari anche casualmente perché ti hanno trovato su Google o sui social network senza ricordarsi più di tanto del tuo sito, ecco che allora proprio ti sconsiglio di utilizzare questa funzionalità. Parlando di numeri, come dicevo, il numero di pagine per sessione deve essere almeno di 3 o 4 e il numero, o meglio la percentuale di utenti di ritorno deve essere superiore al 50%. Ovviamente sono numeri indicativi, andrebbero testati e provati per vedere come si comportano da caso a caso, ma ti posso già dire che se sono di molto inferiori a queste cifre, l'attivazione dell'offer wall è sicuramente una cosa che devi valutare per un secondo momento, magari quando questi numeri saranno migliori. Ma cerco di fartelo capire meglio con un esempio pratico. Immagina di essere un utente, un tuo utente che atterra sul tuo sito e dopo aver accettato i cookies e aver navigato una o due pagine si vede spuntare questo pop-up che gli chiede di visualizzare un annuncio. Beh, tu cosa faresti? Molto probabilmente abbandoneresti il sito e andresti da un'altra parte, ed è quello che fanno più o meno tutti gli utenti le prime volte che visualizzano questo annuncio. Quindi se non si tratta di utenti molto fidelizzati, ecco che allora non è proprio così vantaggioso. E allo stesso modo, se visiti un sito in cui l'offer wall è attivo ma non visualizzi il numero di pagine sufficienti per far attivare questa funzionalità, il counter comunque si incrementa e quindi alla prossima navigazione di questo sito potrebbe apparirti come prima cosa proprio l'offer wall. E questo cosa fa? Non fa altro che farti di nuovo scappare dal sito per andare su uno in cui questo annuncio non appare, non è così invasivo. Ma quindi l'offer wall quando va utilizzato? L'offer wall va utilizzato quando si ha un traffico o degli utenti fidelizzati che conoscono il nostro sito, che lo apprezzano e che ci ritornano anche più volte durante il mese. Ecco che questo tipo di utenti sarà più propenso a guardare un breve annuncio per poter continuare a navigare gratuitamente e senza interruzioni. Ma io lo so cosa ti stai chiedendo, ma questo offer wall paga? È remunerativo? Beh,
ti posso dire per esperienza diretta che se utilizzato nei giusti contesti l'offer wall ha un rendimento molto molto alto. Dando un'occhiata ai miei report e a quello dei miei clienti ho potuto vedere che il suo RPM impression si aggira intorno a 4 volte quelle degli annunci vignetta, che se mi segui o hai già visto altri miei video saprai che sono tra gli annunci che pagano di più. Spero di averti dato informazioni utili su questa funzionalità. Se l'hai già provato o hai qualche domanda fammelo sapere nei commenti. Per il momento that's all folks, alla prossima!